Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e nel video di oggi, come avete visto anche dal titolo, vi parlo delle chitarre Super Strat. Come sapete non è il mio tipo di chitarra preferito di sempre, però ad esempio la mia chitarra main con la band è comunque una Super Strat, in un certo senso. Quindi dai, mi sembra comunque doveroso dedicare un video a questo tipo di chitarre. Intanto prima di iniziare vi ricordo che se le chitarre di oggi vi piaceranno potete lasciare un bel like al video qui sotto, iscrivervi al canale con la campanella e lasciare anche un bel commento dicendomi quali altre chitarre volete vedere sul canale. Avete visto quel +1 nel titolo? Non è per niente casuale e si riferisce ad una chitarra che adesso è qui dietro di me. Ve ne parlo durante il video, quindi assicuratevi di guardarlo tutto. Allora, la mia ricerca è iniziata sul sito di Musical Store 2005. Dopo avervi chiesto in live su Twitch quali potessero essere delle buone chitarre da portare in un video del genere, ho chiuso l'ordine e per chi era in live abbiamo anche fatto l'unboxing la settimana dopo. Però ora le prendo. Allora, sono una di casa Ibanez e l'altra è una Sire oppure Sire. Ditemi voi nei commenti come si pronuncia perché io non l'ho mai capito. Ora che sapete quali sono le chitarre, il video è finito. Ora che sapete quali sono le due chitarre, direi di iniziare da quella che fa un pochino di più la voce più grossa, ovvero l'Ibanez. Non è il modello di Ibanez AZ più recente della vita, però si presta molto bene a questo video perché ha alcune caratteristiche veramente interessanti. Tra l'altro l'avete anche già vista nel Diamoci un tono dedicato a Van Halen, ve lo lascio qui sopra così dopo questo video potete recuperarlo con calma. Direi che è una chitarra che attira decisamente gli sguardi, appena di stampo super moderno che sicuramente soddisfa le esigenze di una quantità di chitarristi che non saprei neanche calcolare. Il corpo è in tiglio americano con un bellissimo top in pioppo che rende la chitarra di una bellezza che non lo so, descrivetela voi. Come avete fatto per la Michael Kelly? Una parola sola qui sotto nei commenti subito per descriverla. Io dico granitica, solo per l'estetica però, perché per il resto la chitarra è veramente leggera e super maneggevole, anche perché comunque ha manico e tastiera in acero roasted e il manico con il profilo Oval C aggiunge proprio quella ciliegina alla comodità di questa chitarra. Tutto questo comunque insieme all'attaccatura del manico insieme al body, cioè guardate qui, questa cosa qua rende la chitarra di una comodità pazzesca quando si va a suonare in queste zone del manico. Diciamo che se vi piacciono le Super Strat, una chitarra come l'Ibanez AZ, come può essere questa o qualsiasi altro modello AZ, direi che merita la vostra attenzione. Provatele appena potete e fatemi sapere subito cosa ne pensate. Mi scrivete su Instagram e mi dite: Ale, ho provato la Z e sembra di mangiare la pizza diavola, da quanto è bella. Poi andate in pizzeria, prendete una diavola e mi dite: Ale, sembra di suonare l'Ibanez AZ, da quanto è buono. I pick-up sono due Seymour Duncan Hyperion, che sono passivi ma che hanno anche la giusta aggressività per adattarsi sia a generi musicali molto moderni, cosa per cui questa chitarra è anche particolarmente indicata, ma che comunque non disdegnano per niente anche tutto il mondo dei suoni un pochino più classici. Poi comunque già il fatto che come da tradizione abbiamo anche l'Alter Switch, che abbiamo anche già visto sull'Ibanez Quest, ovvero la chitarra senza paletta, ve la lascio qui sopra, cioè non la chitarra, il link. Questo switch aumenta ancora di più le possibilità sonore, cioè il limite diventa semplicemente quello che dobbiamo suonare. Al chitarrista l'unica cosa che resta da fare è cambiare la configurazione della chitarra in base a quello che sta suonando. Aggettivo numero 1 è completa e ha anche la leva. Per i più curiosi la finitura si chiama Charcoal Black Burst e penso faccia riferimento in qualche modo al fatto che ci sia una sfumatura nera e sembra qualcosa di simile al carbone. Questa chitarra è anche super stabile, cioè il ponte Goto, le meccaniche autobloccanti, il capotasto che è in Graphtec, tutte queste cose danno alla chitarra una stabilità allucinante. Potete usare la leva quanto volete e la chitarra resta lì pronta per soddisfarvi. Il capotasto Graphtec è molto particolare, infatti si parla di un capotasto che è in grado di lubrificarsi da solo. Avete presente quell'operazione che ogni tanto i chitarristi fanno di mettere la grafite con la matita all'interno delle sellette del capotasto? Con questo capotasto non dovete farlo perché lui lo fa da solo per se stesso e per te. Ok, ora voglio farvela sentire con una bella carrellata di suoni e poi passiamo alla prossima chitarra perché poi ci sarà una bella chicca prima della fine del video.
Ok, ora passiamo alla Sire oppure Sire, perché io lo so che questa chitarra vi interessa per diversi motivi. Primo fra tutti sicuramente il prezzo. Rispetto all'Ibanez siamo decisamente più sotto per quanto riguarda il costo dello strumento, perché si parla di una chitarra che potete trovare tranquillamente sotto i 500 euro. L'Ibanez invece è oltre i 1000. Probabilmente in questa fascia di prezzo per questa tipologia di chitarre è una delle alternative con il rapporto qualità-prezzo migliore. Confermatemelo anche voi qui sotto nei commenti perché è una cosa allucinante. Ma poi comunque tutte le caratteristiche della chitarra sono veramente premium. Si parla del corpo che ok, è in ontano, ma poi abbiamo il manico e la tastiera che sono in acero roasted, che su una chitarra che in questa fascia di prezzo non è così semplice da trovare. Io questi marchi un po' alternativi rispetto ai nomi più grossi in ambito chitarristico li amo sempre di più. Ok, si sta parlando di una chitarra che è una super strat, quindi una chitarra che deriva molto dalla Stratocaster e questa ne è particolarmente fedele per alcune cose, ma è inutile girarci intorno, raga, quando le cose sono fatte bene, sono fatte bene. Andando un pochino più nel tecnico, la scala è quella da 25 pollici e mezzo e il radius è da 9 e mezzo, quindi non troppo vintage ma neanche di quelli super piatti ultramoderni. La cosa migliore di questa chitarra secondo me è il colore perché raga è proprio brutto, scusatemi ma io i Sunburst proprio non li sopporto. La caratteristica che preferisco di più di questa chitarra è sintomo di attenzione maniacale per la qualità di questo strumento e si parla dei tasti che hanno i bordi arrotondati, un po' tipo le forbici di Art Attack, la punta arrotondata. Ultimamente noto che la tendenza è quella di fare sempre cose migliori anche nelle fasce più economiche, ma comunque può capitare che in queste fasce si trovino dei tasti posati un pochino male e che sporgono un pochino rispetto alla tastiera. Ne abbiamo parlato ad esempio sulla Fender Player, mentre per quanto riguarda la controparte Squier avevo detto esattamente il contrario, quelle erano fatte troppo bene. Ecco, qui è praticamente impossibile avere quel difetto perché ogni chitarra è super curata sotto questo aspetto. Poi vabbè, la chitarra ha la comodità tipica della Stratocaster che se vi piace tanta roba, se non vi piace fateci comunque un giro perché chitarre di questi prezzi con questa qualità meritano sempre. Che nota era? Questa chitarra è leggermente più vintage rispetto a quella che abbiamo visto poco fa, ma comunque i pick-up restano super versatili e super potenti e super moderni. Infatti sono dei super ST di Sire. Ah, e non dimentichiamoci anche che una chitarra in questa fascia di prezzo non è così scontato abbia ad esempio le meccaniche autobloccanti che funzionano bene. Già qualche volta non funzionano bene quelle normali. In questo caso invece l'hardware è super curato, infatti sia meccaniche, autobloccanti, ma anche il ponte sono davvero tanta roba. Adesso comunque voglio farvi sentire tutto il pacchetto completo di questa chitarra perché
Ok, direi che tutto quello che abbiamo detto fino ad un attimo fa è stato altamente confermato da entrambe le chitarre per entrambe le fasce di prezzo in cui si trovano. Sono veramente tanta roba. Però ora arriviamo a quel più uno. In questi mesi sul canale avete visto svariate chitarre, ma ce n'è una in particolare, 11, che si presta molto bene ad essere considerata in questa categoria, ovvero le Super Strat, ma anche in un'altra. Ovviamente sto parlando delle Strato e quindi vi lascio tipo 4 secondi per indovinare qui sotto nei commenti, ok? 1, 2... 3. Ovviamente mi sto riferendo alla Stratocaster Player Plus, che è una chitarra che può stare tranquillamente in entrambe le categorie, perché è una Stratocaster classica? Sì. È una Stratocaster super moderna? Pure. Quindi va bene per suonare sia le cose più classic che le cose decisamente moderne. In questo video questa chitarra è presente perché secondo me rappresenta lo sforzo di Fender di buttarsi nella mischia. Perché dai, diciamocelo, quando si parla di Super Strat, Fender non è il primo marchio che ci viene in mente, dai. Anzi, facciamo così, mi dite qui sotto nei commenti ora qual è la prima chitarra che vi viene in mente se io vi dico Super Strat, che poi magari prendo anche spunto e le porto sul canale. In questo video non ve la farò sentire, anche perché potete trovare tutto quello che vi serve sapere e sentire di questa chitarra qui sopra. Così appena avete finito qui potete andare a sentire questa chitarra qui. Ma quindi queste Super Strat perché sono per tutti i gusti? Il significato è doppio, cioè sono per tutti i gusti per motivi sia economici ma anche per motivi di sound. Per i motivi economici è molto semplice capire il perché. Stiamo parlando di una Sire che costa poco meno di 500 euro fino ad un Ibanez che supera abbondantemente i 1000. Quindi diciamo che tutti i tipi di portafogli che abbiamo sono soddisfatti. Per quanto riguarda il sound invece abbiamo 3 chitarre che rappresentano lo stesso sound, possiamo dire, più o meno, ma in modi decisamente diversi. L'Ibanez in questo senso ha 2 pickup che sono humbucker, mentre le altre 2 chitarre abbiamo visto che hanno anche dei single coil. L'Ibanez però non perde comunque versatilità, anzi ne guadagna. Con l'Alter Switch abbiamo una quantità di suoni che sono, raga, infinitissimi. Per quanto riguarda la Sire invece abbiamo una configurazione HSS con delle caratteristiche generali dello strumento che un pochino ricordano la Stratocaster tradizionale. A parte per l'attacco del jack che sulla Sire secondo me è tipo bellissimo perché è come quello della Les Paul. No, a parte gli scherzi, quell'attacco lì della Strato proprio... Comunque sulla Sire abbiamo la possibilità di ottenere dei suoni un pochino più tradizionali con le classiche posizioni 2 e 4 della Stratocaster. La stessa cosa la troviamo anche sulla Player Plus che abbiamo visto giusto un attimo fa. Però quella sapete perché è in questo video. Rappresenta la Stratocaster classica che ha voluto mettersi i panni del supereroe e fare la Super Strat. Ora siamo arrivati al momento in cui io do qualcosa a voi. Infatti se mi iscrivete su Instagram posso darvi dei coupon sconto per Musical Store 2005 che, raga, dai, cioè praticamente... Mi raccomando, scrivetemi senza problemi perché io sarò lì a aspettarvi. Inoltre, se volete, forse, più o meno, dovete per forza lasciare un bel like qui sotto al video, iscrivervi al canale con la campanella perché così almeno tutti i video che escono, ma tutti, raga, non ve ne perdete neanche uno, ma neanche uno.